Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Learnmas. Se non sapete che cos'è Learnmas, si tratta di un progetto dove pubblico un video al giorno da lunedì a venerdì per il mese di dicembre fino al 25 dicembre. I video sono mini lezioni di circa 3-4 minuti. Farò 2 video sul tema di oggi perché in un solo video di 3-4 minuti è possibile coprire solo una piccola parte. Nel Learnmas di oggi impareremo alcune espressioni idiomatiche con il verbo prendere. Il verbo prendere significa normalmente to take, ma utilizzato in queste espressioni si traduce in inglese in tutt'altro modo. Iniziamo a scoprire alcune delle espressioni con il verbo prendere che utilizziamo maggiormente in Italia. La prima espressione è l'espressione prendere la palla al balzo, ovvero letteralmente significa afferrare la palla quando sta balzando, quando sta saltando. Questa espressione in inglese si può dire come seize the opportunity, seize the moment. Significa dunque approfittare di un momento, di un'opportunità per fare qualcosa che noi già volevamo fare. Già che sei a Los Angeles, prendi la palla al balzo e visita anche San Diego. Utilizziamo prendere la palla al balzo perché vogliamo approfittare della situazione, dell'essere già in California, già vicino a San Diego. Quindi una buona occasione per fare qualcosa che noi volevamo fare, ovvero visitare San Diego. La seconda espressione con il verbo prendere è prendere quello che passa in convento. Quello che vogliamo dire è prendere quello che c'è a disposizione, lo prendiamo. È difficile trovare un appartamento in centro, prendo quello che passa in convento. Stiamo dicendo che ci accontenteremo, che prenderemo quello che c'è, quello che è disponibile, anche se magari non ci piacerà. Continuiamo con la terza espressione che è prendere per i fondelli. Prendere per i fondelli significa to make fun of someone or somebody. È utilizzato per dire che stiamo scherzando benevolmente con qualcuno, oppure che qualcuno ci sta ingannando, oppure ci sta prendendo in giro. Non so se avete già notato, ma ho già detto quale sarà la quarta espressione col verbo prendere. Ad ogni modo facciamo un esempio con prendere per i fondelli. Mi ha raccontato una storia incredibile, ma in realtà mi stava prendendo per i fondelli. Questa frase stiamo appunto dicendo che la persona che ha raccontato la storia in realtà la stava prendendo in giro, la stava ingannando, stava raccontando qualcosa di non veritiero. Passiamo quindi alla quarta espressione che ha praticamente lo stesso significato. Probabilmente alcuni di voi già l'hanno notata ed è l'espressione prendere in giro. Prendere in giro significa to make fun of somebody, però è leggermente differente da prendere per i fondelli. Ha una connotazione leggermente più negativa. Si usa maggiormente per dire deridere. Facciamo una frase. Luca non deve prendere in giro Matteo. Se noi sentiamo questa frase, già stiamo capendo che Luca non sta dicendo delle cose positive a Matteo. È utilizzato in maniera un po' più negativa. Si può utilizzare anche con una connotazione un po' più scherzosa, ma è sicuramente meno comune. L'ultima espressione è prendere alla lettera, che in realtà si traduce proprio con il verbo to take in inglese. Significa infatti to take something literally. Stiamo interpretando qualcosa in maniera letterale, per quanto è stato detto o scritto, senza tenere a mente possibili significati figurati oppure impliciti o sottintesi. Se io dico non prendere alla lettera ogni sua parola, molto spesso lui scherza. Significa di non prendere ogni parola che lui dice così seriamente, perché molto spesso sta scherzando. Quindi quello che lui vuole trasmettere è diverso da quello che lui dice letteralmente. Abbiamo finito qui con il Learnmas di oggi. Io spero che questo video sia stato utile. Ci sarà una seconda parte di questo video durante questa settimana. Se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo Learnmas. A presto!